Benvenuti nella seconda parte della realizzazione del cappellino a forma di orsetto. Allora, adesso vi spiego come realizzare il musetto. Prendo il filato bianco, prendo l'uncinetto sempre il 2,5, quindi l'uncinetto più piccolo, e cosa faccio? Preparo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 11 catenelle. Una volta realizzate le mie 11 catenelle, prendo un marcapunto e segno l'ultima catenella. Adesso carico il filo sull'uncinetto, conto 1 la catenella marcata, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e lavoro un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella a punto alto. Quindi per ogni catenella lavoro un punto alto. In totale, dall'inizio ho lavorato 8 punti alti, compreso le 3 catenelle iniziali. Allora, adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, vedete qui è dove ho lavorato l'ultimo punto alto. Adesso non entro qui nel punto dove ho lavorato il punto alto, ma entro nelle 2 linguettine sottostanti qui e vado a lavorare un punto alto. Vado a lavorare in questo punto perché così non mi viene un punto particolarmente bucato e il musetto rimane molto carino. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Vedete? Questo è il risultato. Qui non c'è un buchetto antiestetico. Adesso carico il filo sull'uncinetto, metto questo filo in orizzontale per andarlo a nascondere, rientro qui dove ho lavorato il punto alto, quindi non entro dove ho lavorato i 3 punti alti ma dove ho lavorato il primo e vado a lavorare un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, ossia dove ci sono le 3 catenelle iniziali e anche qui lavoro un punto alto. E vedete questo è il risultato ottenuto. Quindi ho lavorato dopo i 3 punti alti tutti nello stesso punto, 8 punti alti. Adesso rientro in questo stesso identico punto e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Quindi in pratica nell'ultimo punto ho lavorato 4 punti alti.
Adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto sia nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo e questo primo giro è terminato. Allora, adesso mi alzo con 3 catenelle, prendo il marcapunto e inserisco il marcapunto nella terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 7 punti alti più le 3 catenelle iniziali che vengono considerate come un punto alto, quindi 8 punti alti. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare questa parte in cui il muso gira. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Quindi ho lavorato 3 punti alti nello stesso punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Ed ecco qui la parte che gira è terminata. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare 8 punti alti proprio come ho fatto ad inizio giro, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo e lavoro il secondo punto alto, punto successivo e lavoro un terzo punto alto e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare ad un totale di 8 punti alti. Mi devono rimanere 3 punti da lavorare, ossia i 3 punti in cui il musetto gira. Una volta terminati gli 8 punti alti, vado a lavorare gli ultimi 3 punti. Mi raccomando, qui dove c'è il punto bassissimo ho lavorato le 3 catenelle, quindi quel punto non va considerato come un punto da lavorare. Allora adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Adesso entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Il giro è terminato, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. E anche questo secondo giro è terminato e come potete notare il musetto non è piatto ma ha una forma diciamo a conca. Ok, adesso inizio il terzo giro, mi alzo sempre con 3 catenelle. Prendo il marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto.
Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti alti più le 3 catenelle iniziali, quindi ho un totale di 8 punti alti. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Punto successivo, entro e lavoro un punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo, lavoro un punto alto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Quindi in totale ho lavorato 3 aumenti. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Adesso ricomincio la sequenza iniziale, quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Adesso vado a lavorare 8 punti alti, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo e lavoro un secondo punto alto, punto successivo e lavoro un terzo punto alto, punto successivo lavoro un quarto punto alto, punto successivo lavoro un quinto punto alto, punto successivo lavoro un sesto punto alto, punto successivo lavoro un settimo punto alto, punto successivo lavoro un ottavo punto alto. Adesso rivedo la sequenza che ho lavorato per girare nel giro, quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Entro nel punto successivo, ossia l'ultimo punto disponibile, e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto, sia nella terza catenella, e chiudo il giro con un punto bassissimo. Anche questo giro è terminato. Adesso posso andare a lavorare l'ultimo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto. Punto successivo, punto alto, e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto, quindi non lavoro né aumenti né diminuzioni, ma semplicemente punto su punto a punto alto. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità della fine, così vi faccio vedere come terminare il musetto. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto del giro, come vi ho detto, punto su punto a punto alto, e sono arrivata proprio qui alla fine. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo.
lavoro una catenella e taglio il filo. Ne taglio un pochino perché poi questo filo mi servirà per andare a cucire il musetto sul cappello. Adesso sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e questa prima parte del musetto è terminata. Adesso vi spiego come realizzare il nasino che poi andrò a cucire in questa parte del musetto. Allora, prendo il filato fucsia, prendo l'uncinetto sempre il 2,5, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 11 catenelle. Una volta realizzate le mie 11 catenelle, prendo il marcapunto e segno l'ultima catenella. Adesso conto 1 la catenella marcata, 2, 3, 4 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nella quarta catenella e lavoro un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare per ogni catenella un punto alto. Ok, una volta lavorati tutti i miei punti alti, posso iniziare il secondo giro. Quindi mi alzo con 2 catenelle, giro il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Quindi, una volta caricato il filo sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline e lascio 2 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e anche qui lavoro un punto alto non chiuso. Quindi mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e chiudo le 3 asoline. In questo modo ho lavorato una diminuzione. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare una nuova diminuzione, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 2 asoline sull'uncinetto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto, chiudo le 3 asoline insieme ed ecco qui la mia diminuzione. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto alto. Adesso mi alzo con 2 catenelle, inserisco il marcapunto nella seconda catenella, giro il lavoro e cosa faccio? Salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle, entro nel punto successivo
e lavoro un punto alto non chiuso, quindi mi rimangono 2 soline sull'uncinetto. Adesso salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e lavoro un altro punto alto non chiuso. Mi rimangono 3 soline sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e anche qui lavoro un punto alto non chiuso. Mi rimangono 4 soline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro anche qui un punto alto non chiuso. Vedete, mi rimangono 5 soline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, chiudo tutte e 5 le asoline insieme ed ecco qui il risultato. Ho terminato il mio nasino, quindi lavoro una catenella e taglio il filo. Ne taglio un pochino perché questo filo mi servirà per cucire il nasino sul musetto. Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto, tolgo questo marcapunto perché non mi serve più. Vado a nascondere questo filo iniziale, mi raccomando, lo vado a nascondere sul rovescio del lavoro. Quindi cosa faccio? Entro in una qualsiasi asolina di un punto alto e vado a nascondere il filo. Lo posso appoggiare anche semplicemente così perché poi quando andrò a cucire il nasino al musetto questa parte viene bloccata e non si vede niente. Allora adesso vado ad inserire un ago sul filo fucsia tagliato e vado a cucire il nasino. Quindi riprendo anche il musetto bianco, vedete qui vado a posizionare il nasino. Come lo posiziono? Vedete qui c'è la parte dove ho chiuso tutti i giri, quindi metto il nasino proprio lassù in modo tale da nascondere anche quella parte che diciamo non è proprio carina da vedere. Poi salto la prima riga e il nasino occupa le altre 3 righe. Vedete, sono arrivata proprio al centro dove ho lavorato la catenella con cui ho iniziato il musetto. E adesso cosa faccio? Prendo uno spillo e appunto il nasino, così. Quindi mi raccomando, lascio una riga, posiziono il nasino che deve arrivare qui nella parte dove ci sono le catenelle del musetto bianco, poi conto il numero di catenelle e le divido in 2 parti uguali e posiziono il nasino proprio al centro di queste catenelle in modo tale da ottenere un lavoro il più preciso possibile. Poi per sicurezza prendo un altro spillo e blocco totalmente il nasino e adesso lo posiziono insomma nel modo più preciso possibile e adesso vado a cucire il nasino. Quindi cosa faccio? Prendo l'ago, entro qui nel primo punto disponibile del nasino fucsia, entro anche nel corrispondente punto bianco, mi raccomando entrate in un punto bianco e non entrate in mezzo a 2 punti perché altrimenti poi il nasino non si cuce e faccio semplicemente passare il filo facendo attenzione a non impigliarmi negli aghi e nei spilli. Adesso entro dalla parte interna del musetto così nel punto successivo, mi raccomando, prima entro sempre nel punto bianco e poi nel punto fucsia e tiro il filo così. Adesso entro prima qui nel punto successivo del nasino e poi entro nel corrispondente punto bianco e faccio passare il filo. Questo spillo adesso lo posso anche togliere perché mi dà soltanto fastidio. E adesso cosa faccio? Entro dal musetto
e esco sul nasino nel punto successivo. Mi raccomando, sempre dovete entrare prima nel punto bianco e poi nel punto fucsia, facendo attenzione ad entrare proprio in un punto preciso, ok? Adesso continuo semplicemente a cucire così tutto il resto del nasino, quindi una volta entro dalla parte del nasino ed esco nel musetto, e una volta entro dal musetto ed esco nel nasino. E semplicemente continuo a ripetere questo passaggio punto punto, in modo tale da bloccare tutto il nasino. Vedete, adesso entro qui nella prima catenella disponibile, entro nel corrispondente punto bianco e faccio passare il filo. E in questo modo viene anche una cucitura molto pulita e insomma non si vede niente. Ok, allora vi ho fatto vedere come cucire qualche punto, il procedimento è sempre lo stesso, quindi adesso vado avanti con la cucitura e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità della fine per poi vedere come bloccare la cucitura e come continuare a decorare il musetto. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la mia cucitura e questo è il risultato. Non si vede niente, ma il nasino è cucito al musetto, vedete? È ben fissato. Adesso cosa faccio? Rientro qui nel punto iniziale. Adesso controllo di aver bloccato bene tutti i punti. Qui non mi piace come è venuto il punto, quindi rientro qui in modo tale da bloccare bene questa parte. Ok, una volta fatto questo adesso reinserisco l'ago in modo tale da uscire dalla parte del musetto. Adesso giro il lavoro in modo tale da avere il dentro del musetto davanti a me. E cosa faccio? Vado a bloccare la cucitura, quindi entro qui in un qualsiasi punto del musetto e vado a lavorare un nodino. Adesso per sicurezza entro in un punto accanto e lavoro un secondo nodino. Poi faccio un nodino anche qui, inserisco l'ago qui tra il musetto e il nasino e faccio passare il filo. Ok, adesso taglio questo filo, vedete qui c'è il nodino, quindi taglio dopo il nodino. E questa parte è completata. Poi questo filo lo inserisco nel musetto e non si vede niente. E adesso vi spiego come andare a rigamare la parte sotto del nasino. Quindi cosa faccio? Prendo il filo nero, taglio un pochino di filo, calcolate che va messo in doppio, poi inserisco l'ago nel filo. Adesso divido il filo nero in due parti esatte e qui nell'estremità realizzo un nodino. Per sicurezza ne faccio anche un altro. E una volta fatti i due nodini in modo tale poi da bloccare bene il ricamo, cosa faccio? Riprendo il nasino, entro passando dalla parte interna del musetto al centro, proprio qui dove ho posizionato prima il nasino, cerco di prendere anche un pochino della parte fucsia qui del nasino
e faccio passare il filo. Ok, adesso sistemo bene il filo in modo tale da far venire il decoro tutto dritto. Ok, conto 1 e 2 righe e inserisco l'ago proprio al centro tra la seconda e la terza riga, proprio in corrispondenza del punto in cui sono entrata prima, quindi vado dritta per dritta, ok? E faccio passare il filo così. Allora adesso tiro bene il filo perché deve rimanere ben fermo il punto. Adesso cosa faccio? Passando sempre dalla parte interna del musetto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti ed entro tra il sesto e il settimo punto, così. Quindi vedete, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro tra il sesto e il settimo punto e faccio uscire il mio ago. Adesso conto 1, 2, entro qui tra il secondo e il terzo punto e poi salto altri 2 punti e faccio uscire l'ago in questo modo. Osservate bene il passaggio perché è più facile farlo che dirlo. Adesso torno indietro, quindi torno qui prima dei 2 punti, faccio passare l'ago ed esco qui al centro dove già sono entrata prima, ok? E faccio passare il filo. Mi raccomando, tirate bene il filo perché la cucitura deve rimanere bella fissa. Adesso torno indietro ed entro qui nei 2 punti, vedete, così. Poi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed esco sempre tra il sesto e il settimo punto e faccio passare il filo così. E vedete, in questo modo ho decorato la prima parte del musetto. Adesso ripeto lo stesso passaggio di prima, quindi conto 1, 2, inserisco l'ago e lo faccio uscire 2 punti dopo, così. Controllo sempre il filo, tiro bene, poi rientro qui dove ho lasciato i 2 punti, poi esco qui al centro, così. Adesso torno indietro, quindi qui dove ci sono i 2 punti lasciati in sospeso e riesco qui al centro e faccio passare il filo, tiro bene il tutto. Vedete, ho decorato il musetto, veramente molto carino. Adesso entro sempre qui al centro e cerco di entrare, diciamo, proprio un pochino sopra questa cucitura. Adesso giro il lavoro dal rovescio e blocco il tutto con un nodino, quindi prendo la parte qui bianca e anche la parte nera ed effetto un nodino, così. Ok, adesso blocco il tutto con un nodino volante, chiamiamolo così, e taglio il filo, dopo il nodino logicamente. Adesso il musetto è completo, quindi metto questi fili così all'interno e vado a cucire il musetto sul cappellino. Quindi cosa faccio? Prendo dell'ovatta per imbottitura, quella per riempire i pupazzi, e vado a riempire un pochino il musetto.
Mi raccomando, mettete la quantità giusta, non esagerate con l'ovatta perché il musetto deve rimanere gonfio ma non troppo. Allora, una volta inserita l'ovatta nel musetto, prendo l'ago e lo vado ad inserire dove prima ho lasciato il filo bianco per cucire. Adesso cosa faccio? Entro qui nel punto dopo il punto dove ho tagliato il filo, prendo il punto intero e faccio passare il filo. In questo modo vado a nascondere anche il nodino finale. Una volta fatto questo, prendo il cappellino e vado a posizionare il musetto. Quindi il cappellino è già piegato bene perché ho già cucito le orecchie, quindi adesso posiziono il nasino. Il mio consiglio è quello di stendere il cappellino su una superficie piana e posizionare il musetto nel modo più preciso possibile. Lasciare una riga di bianco da sotto e poi posizionare il musetto e contare sia da un lato sia dal lato destro che dal lato sinistro quanti punti ci sono, in modo tale da distribuire bene il musetto. Come potete vedere io ho appuntato il mio musetto, ho fatto proprio come vi ho spiegato e adesso ho messo degli spilli per mantenerlo nella posizione corretta. Ho lasciato una riga da sotto come vi avevo detto, poi contando dalla quarta riga ho lasciato 22 punti da una parte e 22 punti dall'altra, così il mio musetto è proprio messo al centro del cappellino ed è diviso tutto ed ho diviso tutto equamente. Allora adesso vi spiego come andare a cucire il musetto. Andrò ad utilizzare la stessa tecnica di cucitura delle orecchie, in modo tale da non far vedere fili all'interno. Quindi cosa faccio? Vedete qui prendo una qualsiasi linguetta del punto alto in corrispondenza del punto dove prima ho inserito l'ago e faccio semplicemente passare il filo. Quindi mi raccomando, dovete entrare nelle linguette del punto alto e non prendere tutto il punto, altrimenti poi dopo dall'altro lato si vede il filo. Adesso cosa faccio? Sistemo bene l'ovatta, entro nel punto alto successivo prendendo sempre solo una linguetta in questo modo, vedete? E faccio passare il filo, poi entro nel corrispondente punto sul musetto, ossia nel punto successivo, prendo soltanto la linguetta di dietro. Quindi vedete il punto è composto da due linguette, io prendo soltanto la linguetta di dietro e faccio passare il filo. Adesso entro nel punto successivo, prendo sempre solo la linguetta di dietro, questa, e faccio passare l'ago. Poi prendo una linguetta del punto alto corrispondente sul cappellino, così, e faccio passare il filo. E semplicemente continuo a ripetere questo passaggio per tutto il resto del musetto, così vado a cucire bene il tutto. Quindi mi raccomando, vedete, una volta entro sul cappellino prendo soltanto una linguetta del punto alto dove devo andare a cucire e faccio passare il filo. E poi prendo il corrispondente punto sul musetto prendendo soltanto la solina di dietro, questa qui, e faccio passare il filo. Poi questa volta entro prima sul musetto e poi sul cappellino e continuo a cucire così. Quindi adesso vado avanti a cucire così tutto il resto del musetto, dove c'è bisogno poi spingete bene l'ovatta in modo tale da non farla vedere. Noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità della fine per vedere poi come bloccare la cucitura. Mi raccomando, dovete prendere soltanto le asoline dei punti alti, così il risultato che otterrete è questo, ossia non si vede alcun filo e poi il bambino non avrà fastidio. Ci rivediamo tra un po'.
Allora, come potete vedere, sono andata avanti a cucire tutto il resto del musetto come vi ho detto e questo è il risultato. È una cucitura veramente molto bella, in quanto vedete dal rovescio non si vede niente, quindi non rimangono fili che poi possono dar fastidio al bambino, non c'è neanche bisogno di foderare il cappellino perché è veramente molto rifinito. Adesso non mi rimane altro da fare che andare ad bloccare la cucitura, quindi sono appena entrata dalla parte del cappellino. Adesso prendo anche il corrispondente punto sul musetto e realizzo un nodino. Tiro bene il filo. Adesso per sicurezza vado a dare un altro nodino, quindi entro sempre prima in una linguetta del cappellino, poi nel punto corrispondente sul nasino e faccio un nodino. Adesso faccio un nodino volante, chiamiamolo così, e una volta fatto questo nodino inserisco l'ago qui dentro la cucitura e lo faccio uscire dall'altra parte del musetto, così. Adesso tiro il filo e taglio la parte in eccesso. In questo modo il mio musetto è cucito e il risultato è veramente bello. Allora, adesso, una volta detto questo, vi faccio vedere come realizzare gli occhietti, che poi andrò a cucire sempre con la stessa tecnica. Quindi non vi farò vedere come cucirli perché il passaggio è sempre lo stesso. Allora, adesso prendo il filato nero. Questa volta utilizzo un uncinetto numero 3, quindi realizzo un cerchio magico, blocco il tutto con una catenella, tolgo il dito, stringo un pochino il cerchio e lavoro altre 2 catenelle. Poi qui nella terza catenella inserisco un marcapunto per ricordarmi dove inizia il mio giro. Adesso entro all'interno del cerchio magico e vado a lavorare altri 13 punti alti. Quindi in totale devo lavorare 13 punti alti più le 3 catenelle, ossia un totale di 14 punti alti. Ok, una volta lavorati i miei 13 punti alti, cosa faccio? Chiudo completamente il cerchio magico. Adesso riapro un attimo l'ultimo punto, quindi riprendo le 2 asoline sull'uncinetto e prima di chiuderle sposto questo filo di chiusura del cerchio magico in questo modo e poi chiudo il punto in modo tale da bloccare il tutto. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Poi lavoro una catenella e taglio il filo, ne taglio un pochino perché poi utilizzerò questo filo per cucire l'occhio. Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo, adesso vado a nascondere questo filo sul rovescio del lavoro, prendo un uncinetto più piccolo, entro all'interno di una qualsiasi asolina dei vari punti alti e faccio passare il filo. Non c'è bisogno di nasconderlo proprio alla perfezione, tanto poi questa parte va cucita e quindi non si vede. L'importante è bloccarlo in modo tale da non creare fastidio.
Okay, una volta fatto questo, cosa faccio? Prendo un pochino di filo bianco, lo inserisco all'interno di un ago, lo metto in doppio e vado a decorare il mio occhio. Quindi vedete qui ho fatto sempre 2 nodini per bloccare il filo. Adesso cosa faccio? Entro al centro dell'occhio, quindi, nel cerchio magico e faccio passare il filo, così. Adesso, mhmm cammino, dritta ed entro qui, nel punto alto e faccio passare il filo, così. Adesso entro, diciamo dalla parte, del rovescio e, salto all'incirca 2 punti e faccio passare il filo e poi entro qui, sempre nel centro dell'occhio e faccio passare il filo. Adesso entro qui, diciamo tra i 2 punti e faccio passare sempre il filo anche attraverso il centro. Vedete, in questo modo vado a riempire, la decorazione. E adesso ripeto lo stesso passaggio sempre qui, tra i 2 punti alti. Una volta fatto questo, entro qui, dove ho inserito la prima volta il filo bianco, così, e adesso entro qui dove ho inserito, la seconda volta il filo, quindi dopo i 2 punti alti, e faccio passare il filo e così ho decorato il mio occhio. Adesso giro il lavoro, dal rovescio e blocco il tutto con un nodino, quindi entro qui in una solina del punto alto e, lavoro un nodino. Adesso ho un altro nodino per sicurezza, poi faccio un nodino volante, faccio passare il filo attraverso la mia decorazione, così, e taglio il filo in eccesso. Adesso taglio gli eventuali fili troppo lunghi e gli altri li nascondo in questo modo, in modo tale poi da nasconderli durante la cucitura. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altro occhio, semplicemente poi lo andrò a cucire posizionandolo in questo modo. Comunque, adesso vi faccio vedere come posizionare gli occhi sul cappellino, poi non vi faccio vedere come cucirli perché, come vi ho già detto, la tecnica è sempre lo stesso. Allora, semplicemente salto 2 righe subito dopo la fine del musetto e posiziono l'occhio nel punto che più mi piace. Poi lo appunto con uno spillo e ripeto lo stesso passaggio con l'altro occhio. Il mio consiglio è sempre lo stesso, ossia quello di stendere il cappellino su una superficie piana, posizionare gli occhi come più ci piacciono e poi cucirli. Allora, adesso, una volta detto questo, come vi ho già detto prima, non vi faccio vedere come cucire gli occhi perché il passaggio è sempre lo stesso. Vi posso dire che con quella cucitura anche negli occhi non si vedrà niente, quindi si avrà questo risultato. Adesso vi faccio vedere come realizzare le treccine. Allora, prendo il filato fucsia, prendo il metro e cosa faccio? Semplicemente adagio il filo sul metro, arrivo alla lunghezza di circa 1 metro, anche qualche centimetrino in più perché è sempre meglio abbondare che non farlo. Quindi misuro 1 metro e taglio il filo. In questo modo vado a tagliare altri 11 fili con il fucsia e altri 10 fili con il bianco. Poi dipende, se volete delle treccine più spesse o comunque state utilizzando un filato più spesso, potete mettere più
file di lana o meno. Questo dipende sempre dal vostro gusto. Allora, una volta ricavati tutti i fili, cosa faccio? Li vado a dividere in due parti uguali, quindi prendo 6 fili fucsia e 5 fili bianchi e li posiziono in modo tale da metterli tutti alla stessa altezza, quindi tutti gli inizi devono coincidere. Quindi una volta sistemati tutti i fili alla stessa altezza, cosa faccio? Piego a metà la matassa, così, poi riprendo il cappellino, prendo il rovescio del lavoro, quindi mi raccomando la parte interna del cappellino, prendo l'uncinetto, lo inserisco qui dove ho lavorato l'ultima diminuzione, quindi la diminuzione a più punti, inserisco l'uncinetto in questo modo e semplicemente mi aggancio al centro della matassa e faccio passare i vari fili. Poi una volta creato questo cappietto, tolgo l'uncinetto piccolo e ne prendo uno più grande e semplicemente faccio passare tutti i fili attraverso questo cappietto in modo tale da creare la base della treccia. Quindi tiro bene tutto, stringo il più possibile. Vedete, questo è il risultato. Poi dalla dritta non si vede praticamente niente, si vede direttamente poi la treccia e poi semplicemente divido i vari fili in 3 parti uguali e poi semplicemente creo una treccia proprio come creerei una treccia normale, quindi passo una volta un filo da una parte, poi un altro, così, e continuo fino ad arrivare quasi alla fine del filo. Quindi adesso vado avanti a lavorare la treccia e poi ci rivediamo tra un pochino quando l'ho quasi terminata, così vi faccio vedere come chiuderla e come poi tagliare la parte restante. Quindi, come potete vedere, sono andata avanti a lavorare la mia treccia e questo è il risultato. Poi, se non vi dovesse piacere la treccia bicolore, potete farla tutta di un colore, quindi o tutta fucsia o tutta bianca, questo poi dipende sempre dal vostro gusto. Come potete vedere, ho lasciato un pochino di filo alla fine, quindi mi raccomando non arrivate proprio fino all'orlo. E cosa faccio adesso? Vado a bloccare il tutto proprio come ho fatto prima, quindi creo una sorta di cappietto, inserisco un uncinetto grande al suo interno e faccio passare i fili in questo modo. Adesso stringo bene i fili, li metto tutti più o meno alla stessa lunghezza, così, quindi li sistemo bene e taglio. Così ottengo una parte finale con tutti i fili tagliati alla stessa lunghezza e un lavoro veramente molto preciso. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altra treccia e mi raccomando tenete conto della lunghezza di quella appena fatta in modo tale da ottenere 2 trecce uguali. Questo non ve lo faccio vedere perché il passaggio è sempre lo stesso, quindi adesso realizzo l'altra treccia, cucio gli occhi e noi ci rivediamo per vedere il risultato finale.
Ecco qui il risultato finale. Devo dire che questo cappellino è veramente molto carino, è molto semplice da realizzare, quindi ci possono provare anche i principianti. L'unica cosa che è un pochino difficile è proprio cucire tutte le varie decorazioni che poi lo rendono così particolare. È un cappellino adatto sia ai maschietti che alle femminucce, vi basterà sostituire il fucsia con un altro colore e ottenere una versione maschile o anche una versione unisex, magari mettendo un beige. Il nasino è leggermente imbottito, ma con questo tipo di ovatta non avete problemi durante il lavaggio, quindi non vi preoccupate per questo. Inoltre, con la cucitura che vi ho spiegato, si ottiene dal rovescio un lavoro pulito senza fili che possano dar fastidio al bambino, e quindi non c'è neanche bisogno di foderarlo. Allora, spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti se questo tipo di progetti vi piacciono, così mi posso regolare per il futuro. Per qualsiasi cosa potete contattarmi attraverso i miei contatti social, TikTok, Facebook, Pinterest, Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. E noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto, e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille, ciao ciao!